Venezia, isola della Giudecca. Oggi vi porterò a visitare una parte di Venezia meno conosciuta, l'isola della Giudecca, composta da un insieme di 8 isole collegate tra loro e posta a sud del centro storico di Venezia. Si affaccia sull'omonimo canale della Giudecca, di fronte al sestiere di Dorsoduro. Zona residenziale piuttosto tranquilla e, come dicevo, priva di eccessiva presenza turistica. La Giudecca era anticamente conosciuta col nome di Spinalonga, forse per la sua forma allungata a lisca di pesce. Secondo alcuni, l'attuale toponimo deriva dalla presenza sull'isola del primo quartiere ebraico, ma questo contrasta con un fatto storico noto che il ghetto di Venezia fu istituito nel 1516 a Cannaregio, mentre in precedenza gli ebrei erano liberi di abitare in qualsiasi luogo della città. Questo è un posto in cui sono stato veramente poco e quale migliore occasione per mostrarvelo? Di seguito vi farò vedere per me le cose da vedere o visitare. Il Molino Stucchi fu costruito tra il 1884 e il 1895 per iniziativa di Giovanni Stucchi, imprenditore e finanziere di nobile famiglia svizzera. La progettazione dell'imponente complesso fu affidata all'architetto Ernst Wulkelkopf, che realizzò uno dei maggiori esempi di architettura neogotica applicata a un edificio industriale. L'impianto, modello dotato di illuminazione a gas, dava lavoro a pieno regime a 1500 operai in grado di macinare 2500 quintali di farina al giorno. Con i primi anni del Novecento iniziò la decadenza del molino, fino alla chiusura nel 1955. Dopo alterne vicende, a metà degli anni 2000 ci fu una partnership economica finanziaria fra Acquamarcia, società che aveva rilevato il molino, e la catena di alberghi Hilton. Oggi l'albergo è un centro congressi e sede alberghiera con 379 stanze, ristorante e piscina panoramica, con una sala convegni da 2000 posti. Vi consiglio di passarci, fare una visitina e chiedere se potete andare alla terrazza del campanile, da là potrete avere una vista molto bella. Proseguendo, dopo il Molino Stucchi, si potrà anche vedere l'Aris Dolci, da cui un ristorante stupendo in cui si potrà vedere il canale della Giudecca e assaporare gli stessi piatti che ci sono all'Aris Bar. Basilica del Redentore, anche nota come chiesa votiva del Santissimo Redentore, è una chiesa progettata dall'architetto Andrea Palladio nel 1577. Il Redentore a Venezia è il fulcro della festa omonima, celebrata la terza domenica di luglio a memoria del pericolo scampato della peste che colpì la città nel 1575. In quell'anno, d'estate, scoppiò in città una terribile epidemia di peste che in 2 anni provocherà 5.000 morti, quasi un veneziano su 3. Nel settembre del 1576, quando il male sembra invincibile dagli sforzi umani, il Senato chiede l'aiuto divino, facendo voto di realizzare una nuova chiesa intitolata Redentore. Nel maggio del 1577 si pone la prima pietra del progetto di Andrea Palladio. Il 20 luglio si festeggia la fine della peste, con una processione che raggiunge la chiesa attraverso un ponte di barche, dando inizio a una tradizione che dura ancora oggi. Infatti, ogni terzo sabato di luglio, fin dal tardo pomeriggio, nel bacino di San Marco si riempie di barche di tutte le dimensioni, addobbate a festa, per aspettare la musica, con musica e una grande quantità di cibo, i fuochi meravigliosi delle 11:30. Io mi auguro che riuscirò a darvi un video dedicato. All'interno sono poste opere di Domenico Robusti, detto il Tintoretto, Paolo Veronese, Jacopo Palma il Giovane, Francesco Bassano, Alvise Vivarini e Piero della Vecchia. Vi consiglio di visitarla. Io all'inizio non mi hanno fatto entrare perché c'era un funerale, poi sono tornato e non sono riuscito a convincerli che ero residente e quindi ho pagato 3 euro, meglio che niente dai. E comunque bella da vedere. Casa dei Tre Occi. La Casa dei Tre Occi o Casa di Maria è un edificio del XX secolo, legato a numerosi nomi illustri. Esso fu concepito tra il 1912 e il 1913 dal pittore emiliano Mario de Maria, che volle commemorare l'amata figlioletta Silvia scomparsa qualche anno prima.
I tre finestroni della facciata rappresentano i tre membri superstiti della famiglia, mentre la bifora che sovrasta simboleggia la piccola defunta. Esempio di architettura neogotica prima novecentesca, è frutto di diverse tendenze architettoniche. Oggi ospita una mostra fotografica che vi consiglio di vedere. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Se nella descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per poi fare le vostre compere senza ulteriore spesa, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete aiutare il canale e offrirmi un caffè, c'è anche un link al mio PayPal. Vi ringrazio anticipatamente. Vi lascio alle immagini con un po' di musica dei posti che mi sono piaciuti di più, dei palazzi, delle viste, molto belle. Spero che piacciono anche a voi. Iscriviti! Iscriviti! Iscriviti!